I videogiochi e il cinema sono sempre stati collegati a doppio filo. Ci sono stati parecchi cosiddetti tie-in, giochi basati su film in cui si potevano utilizzare i loro protagonisti per vivere in prima persona le avventure della pellicola o addirittura storie mai viste prima. Non sempre è andata bene, anzi, spesso sono uscite delle ciofeche da far paura anche ai più coraggiosi. E al contrario? Beh, in questo caso non è che i videogiocatori abbiano potuto esultare particolarmente. Infatti nel tempo si è un po' spenta la speranza e quando si sente parlare di nuovo adattamento cinematografico del videogioco X, si tende a rabbrividire e aspettarsi il peggio. Eppure qualcuno è riuscito a farci non solo rabbrividire, ma proprio a raggelarci il sangue e poi a riscaldarci 30 anni dopo con una nuova iterazione sul grande schermo. Sto parlando di lui, l'idraulico italiano baffuto più amato da tutti, Mario. Ve ne parlo in breve, così da evitarvi grossi spoiler. La storia comincia mostrandoci il temibile Bowser, re dei Koopa, che approda nel Regno delle Nevi dove abbatte il castello e le difese del re dei Pinguotti per ottenere la Superstella, un potenziamento che rende invincibile chiunque lo utilizzi. Dopo questa introduzione arriviamo a Brooklyn, dove i fratelli Mario e Luigi hanno appena aperto la loro nuova ditta di idraulica, la Super Mario Bros. La loro pubblicità attira subito dei nuovi clienti, ma le cose non vanno come sperato a causa di un cane particolarmente rabbioso che gli fa distruggere il bagno che avrebbero dovuto aggiustare. Abbattuti per il fallimento e le parole della loro famiglia che dichiara di non credere in loro, i due si rintanano in camera. Proprio qui Mario sente al telegiornale che la città si sta allagando e decide di prendere in mano la situazione andando ad aiutare. Seguito da un poco convinto Luigi, Mario arriva sul posto e capisce subito da dove arriva il problema. Apre un tombino e insieme scendono nelle fogne. Quando raggiungono a cavalcioni di un tubo cedevole la valvola rotta per aggiustarla, questa salta via, vengono scaraventati contro un muro e lo sfondano. Qui si ritrovano in un sistema di tubature molto complesso e Luigi viene risucchiato da un tubo verde. Mario, preoccupato per il fratello, entra nello stesso tubo e, improvvisamente, viene risucchiato e buttato in una sorta di limbo che fa da tramite tra i vari universi. Trova Luigi, ma quando lo raggiunge i due vengono nuovamente divisi. Mario finisce nel regno dei funghi e suo fratello vola verso un regno infuocato. Nel regno dei funghi l'idraulico fa subito la conoscenza del piccolo uomo fungo Todd, che lo informa del pericolo in cui è finito Luigi. Quest'ultimo si trova infatti nelle terre oscure, il regno di Bowser. Il funghetto si offre di accompagnare Mario dalla principessa del suo regno, Peach. Quest'ultima sta preparando la guerra contro il re dei Koopa e addestra l'idraulico perché possa seguirla nel regno della giungla, dove la ragazza spera di trovare l'appoggio dei Kong. Da qui inizia l'avventura di Mario, Peach e Todd e lascio a voi il piacere di scoprire cosa succederà. Alla regia troviamo Aaron Horvath e Michael Jelenic, produttori anche di Teen Titans Go. I due direttori riescono a dare un ottimo ritmo al film, senza mai perdersi troppo in lentezza, ma cadendo ogni tanto nel tranello di momenti un po' troppo bambineschi. Ma niente di insopportabile, tranquilli. Importante per me il fatto che abbiano saputo evitare i momenti cantati, cosa non scontata per un film animato. Ottima l'animazione 3D in CGI e soprattutto le ambientazioni, semplicemente stupende. Molto belle le musiche di Brian Tyler, compositore anche per Avengers e Age of Ultron tra i tanti. Molto bravo nel seguire il rapido ritmo del film e a riadattare il celebre tema di Koji Kondo in base alle necessità della pellicola. Carina anche la canzone Peaches, cantata da Jack Black, doppiatore di Bowser in inglese, decisamente meglio della versione italiana. Anche per il sonoro, dove troviamo tantissimi riferimenti al videogioco, abbiamo un lavoro veramente certosino e ottimo. Ho apprezzato davvero tanto il doppiaggio italiano, dove ammetto di voler fare un complimento in particolare all'ottimo Emiliano Coltorti, voce italiana di Lex Luthor in Smallville. Mi ha veramente colpito e l'ho apprezzato davvero tanto sul personaggio di Luigi. Con lui, molto bene anche Claudio Santamaria, che ritroviamo dopo Lego Batman anche qui nei panni del protagonista, e Valentina Favazza, voce italiana di Felicity Jones e Alicia Vikander su Peach. Unica nota negativa è il doppiaggio di Charles Martinet, voce originale di Mario nei giochi sul papà degli idraulici. Capisco l'idea di volerlo inserire proprio come voce del loro papà, ma in italiano risulta davvero tanto forzato e leggermente fastidioso. Niente di grave, sia chiaro, è un personaggio non solo di contorno, di più, però mi sembrava giusto sottolinearlo. E fu così che arrivò il momento di tirare le somme. Questa volta però, prima di darvi una mia opinione dal classico punto di vista cinematografico, dato che sì, sono un videogiocatore ma non conosco al meglio Super Mario e il suo mondo,
farò una cosa leggermente diversa dal solito. Lascio l'arduo compito di consigliare o meno questo film ai videogiocatori e agli appassionati del famoso idraulico della Nintendo ad un mio amico ed esperto in materia, cresciuto con il personaggio e che sul suo canale si occupa di raccontare il videogioco non solo nella basica forma ludica, ma anche artistica. Pillole di gamer. Grazie mille Ale per questa bellissima introduzione. Partirei subito rispondendo all'importantissima domanda se Super Mario Bros. The Movie è un film adatto a noi videogiocatori, soprattutto fan dell'idraulico italiano. La risposta è ovviamente sì, e le motivazioni principali sono due. La prima è perché per un buon 98% il film sia fedele ai vari videogiochi principali e secondari di quella che compone la saga di Super Mario. Il secondo motivo è per la quantità bulimica, se vogliamo, di easter egg presenti all'interno del film, sia dal punto di vista visivo, sia da quello audio. Ce ne sono talmente tanti che diventeremo vecchi se ve li citassi tutti, per cui ve ne citerò giusto un paio per farvi avere un'idea di che cosa potreste aspettarvi. Troverete cose come ad esempio il sottofondo musicale di Super Mario 64 e, sempre dello stesso gioco, la principessa Peach che cita la famosissima torta donata al nostro Mario presente nell'intro, oppure una gara diretta sulla pista arcobaleno dove il nostro Mario gareggerà sul suo famosissimo kart a 4 tubi presente anche all'interno della copertina di Mario Kart DS, o ancora un combattimento con lo scimmione Donkey Kong nelle vesti del suo costume Mario Gatto presente in Super Mario 3D World, e appunto in un'arena che ricorda molto vagamente quelle presenti in Super Smash Bros. E, sempre citando il nostro buon Donkey Kong, anche la presenza di personaggi facenti parte di una serie secondaria non sviluppata direttamente da Nintendo, ovvero sto parlando dei personaggi Funky Kong e Cranky Kong di Donkey Kong Country, serie sviluppata per l'appunto dalle meravigliose mani per me di Rare. Quindi sì, c'è spazio anche per qualche personaggio secondario che si infila molto bene. E per concludere in bellezza anche la presenza del doppiatore originale di Super Mario, ovvero Charles Martinet, per cui sì, ce ne sono veramente di tutti i gusti, per cui anche se non è al 100% fedele ai videogiochi per alcuni elementi presenti nel film, devo dire che questo 2% si incastri veramente molto bene all'interno comunque di un altro 98% che, se siete videogiocatori, appunto se siete appassionati di Super Mario, le coglierete tutte, o almeno nella stragrande maggior parte. Per cui sì, da me medesimo che sono fan e sono cresciuto anche grazie al buon idraulico italiano, posso dirvi che ne valga veramente la pena e che sia uno dei migliori film tratti da un videogioco che siano mai stati realizzati. Nel caso di Super Mario è decisamente molto meglio rispetto al film precedente che gli fu dedicato, molto meglio. Per cui, detto ciò, non mi resta altro da dire se non thank you Ale la Iena for featuring me in your video. Wahoo! Ebbene, ora sapete che questo film è finalmente un buon prodotto per i videogiocatori e gli appassionati di Mario. E per chi invece mastica solo cinema o semplicemente non conosce il personaggio, beh, anche per loro è consigliato. Super Mario Bros. Il film è una pellicola che ti intrattiene sin dal primo minuto e non molla mai la presa. Certo, ha i suoi difetti, ma questi vengono oscurati totalmente dai pregi. Tutto ciò grazie ad un'ottima regia, una storia che sa sicuramente intrattenere sia grandi che piccini, musiche sempre azzeccate, citazioni anche al mondo cinematografico e un ottimo doppiaggio italiano. Che dire? Se non l'aveste già visto, correte a recuperarlo. E voi cosa ne pensate? Fatemi sapere la vostra nei commenti e, ovviamente, non dimenticate il like e il follow. Ciao!